parlando di cultura del cibo, adesso vogliamo parlare di un argomento davvero appetitoso. Chi di voi o chi di noi non ha mai fatto un corso di cucina in vita sua, per curiosità, per imparare a preparare un piatto speciale, uno che si è sempre desiderato mangiare, per portare a casa anche una ricetta diversa, come avviene per gli stranieri, per assaporare e sapere anche cucinare un piatto della nostra tradizione. Prima di andare ai fornelli, no, non vi preoccupate, non lo farò io, lo farò in compagnia di eccellenze. Guardate questa scheda di Mariangela Spitella. Non solo quelli professionali, ovvero per veri chef. Di corsi di cucina nel nostro paese ce ne sono di tutti i tipi e soprattutto da alcuni anni sono dedicati ai turisti che arrivano in Italia da ogni parte del mondo. Fare in tavola la cucina italiana con le sue tradizioni oggi è ancora più importante di ieri, perché nel 2025 è entrata a far parte del patrimonio immateriale dell'UNESCO. Una cucina che riporta i piatti della famiglia, tramandati da generazione in generazione, tanto che la cucina italiana potrebbe essere definita non regionale, non territoriale, ma condominiale. E chi viene in Italia non solo per visitare le bellezze del paese, ha voglia di imparare e riportare nella propria terra di origine ricette e preparazioni uniche. Il sugo della nonna, che come lo faceva lei non lo faceva nessuno, la lasagna della domenica, il tiramisù che preparava la mamma. I numeri del 2025 ce lo raccontano. Il turismo enogastronomico si conferma un motore primario, con un valore stimato di circa 9 miliardi di euro e un boom di arrivi sostenuto sia dagli italiani che dagli stranieri. La cucina italiana è considerata un'esperienza essenziale, con alta propensione alla prenotazione di attività enogastronomiche, specialmente dagli Stati Uniti. Per il pubblico americano è un modo di entrare in contatto con la cultura, la tradizione e lo stile di vita e molto spesso con le proprie radici. Per questo il mondo dei corsi di cucina è diventato sempre più familiare e ogni famiglia ha la sua ricetta che vuole condividere, a cominciare dalla ricerca degli ingredienti nei nostri mercati rionali, fino all'impiattamento. La cucina è l'arte della lentezza. Aggiungiamo un posto a tavola, perché la nostra porta è sempre aperta. Basta saper condividere il nostro gusto per la tavola. E per condividere il nostro gusto della tavola dobbiamo conoscerla, questa tavola e i suoi protagonisti, e quindi saluto Gabriella Cinelli, bentornata a Casa Italia. Grazie. Un piacere rivederti, cuoca, slow food di lungo corso, insegnante di cucina, che ci indicherà gli ingredienti giusti per questo racconto. Intanto salutiamo anche Davide Maggi, che vedo collegato con noi, che ha creato delle scuole di cucina per cesarine, tra poco ci spiegherà chi sono. Ben trovato! Salve! E poi c'è una cuoca collegata con noi da Messina, Rossella Quartarone. Ben trovata Rossella, da cui andremo tra pochissimo. Ben trovata. Ciao. Se voi mi permettete, se voi donne che mi faranno compagnia e saranno il fulcro di questo racconto mi permettete, partirei da Davide Maggi, perché sono curiosa di sapere chi sono le cesarine. Siamo curiose. D'accordo. Davide. Ciao, eccomi. Eccoci. Allora, la domanda è chi sono le cesarine, giusto? La prima domanda è questa, sì. Sì, allora, le cesarine sono il più grande network in Italia di cucina casalinga, di cuochi amatoriali, che è stata fondata circa 20 anni fa, nasce come piccola associazione a Bologna e poi l'abbiamo estesa in tutta Italia. Oggi siamo 1500 case, quindi famiglie, che offrono in Italia, credo, la migliore esperienza di cucina casalinga, quindi di cooking class, corso di cucina nelle nostre case. E quindi sostanzialmente abbiamo anche generato un nuovo lavoro. Rossella è una dei nostri e ospitiamo circa 50.000 turisti l'anno, di cui la maggioranza sono americani, e siamo proprio un esempio di quello che dicevate prima, cioè di un'eccellenza del turismo enogastronomico in Italia. La nostra credo sia la piattaforma e quindi il network un po' più grande, anche perché siamo presenti in tutta l'Italia praticamente, insieme appunto alla visita in cantina, ai food tour
che sono parte di questo mercato. Noi siamo sostanzialmente, nelle nostre case ci si custodiscono ancora le ricette antiche di famiglia. La cesarina e i cesarini sono persone che fanno della scuola di cucina un loro mestiere, quindi alcuni di noi sono nati in maniera amatoriale, ma oggi di fatto è un primo lavoro, e riescono a spiegare ai nostri ospiti stranieri quali sono le antiche ricette d'Italia, a farle provare e poi le cucinano e le mangiano insieme. Quindi è un'esperienza unica, godiamo di ottime recensioni, siamo parte di questo ovviamente patrimonio UNESCO della cucina italiana, anche perché siamo, se volete, il primo contatto con l'Italia in cucina, cioè quella vera, la cucina delle famiglie. Dobbiamo provare per credere, però al momento ci fidiamo, non è vero? Ci fidiamo. No, approfitto, anzi vado subito da Rossella, perché l'idea invece di diventare un insegnante della tradizione della cucina italiana, e poi voglio capire, proprio partendo da Messina a questo punto, da dov'è Rossella, come funziona proprio tecnicamente una giornata di un insegnante reclutata per raccontare la nostra cucina? Sì, eccomi. Principalmente la mia passione per la passione della cucina, che ho ereditato da mia madre e da mia nonna. Cesarine è stata una grandissima opportunità per me, perché è diventato un vero e proprio lavoro, e quindi io mi dedico a tempo pieno ai miei ospiti. Divento cesarina per caso, e come in tutte le cose per caso diventano realtà fantastiche, e a mettermi, diciamo, a introdurmi in questo mondo delle cesarine è stata mia cugina, che era informatissima su tutto, e un giorno mi chiamò dicendomi: tu devi diventare una cesarina, sei perfetta. E così mandai la candidatura, appunto così, quasi per gioco, non credendo che potessi diventarne a far parte di questa meravigliosa famiglia. Sono passati 6 anni, sono cesarina dal 2020, e ho all'attivo più di 400 esperienze. Ed ogni volta è sempre una grande emozione ricevere i turisti a casa. Le qualità per diventare cesarine, al di là della passione, la bravura naturalmente Sì. nel saper rappresentare i piatti della nostra tradizione, e poi? Non la sento bene. Mi sono resa conto che abbiamo qualche problema con l'audio del collegamento, ci riprovo. Dicevo, per diventare cesarine, stiamo prendendo appunti, la passione sicuramente è necessaria, in questo Davide aiutami pure tu, e poi saper cucinare piatti della tradizione naturalmente. Altre qualità? Volevo candidarmi. La presenza a casa, ricevere gli ospiti. Io l'ho sempre fatto, ma ho sempre fatto in famiglia, con amici, quindi appunto mia cugina, scoprendo questo mio lato di accogliere la gente a casa, mi ha detto: tu sei perfetta per fare questo. Ho sempre cucinato le ricette della mia famiglia, le ricette tramandate da mia madre, da mia nonna, quindi questo è una cosa, ecco, fondamentale. Ricevo i miei ospiti qui a casa mia e prepariamo della mia famiglia. Torno subito da voi e torno subito anche da Davide, se riusciamo, lo dico anche alla regia, a cercare di sistemare un po' l'audio del collegamento, perché abbiamo difficoltà anche noi in studio a seguire chiaramente. Gabriella, a questo punto. La forza della nostra storia, delle nostre storie, perché dentro ad ogni prelibatezza, dentro un piatto preparato così, con amore, in questo caso anche con mani non sapienti di più e con storie davvero lunga una vita, c'è veramente tutto. C'è tutto, Davide, e questa è la bellezza anche dei progetti che da questa bellezza partono e poi si aprono a dei mondi nuovi. Sì, esattamente. Infatti noi adesso siamo presenti in tutta Italia e diamo appunto lavoro alle nostre cesarine che stanno nelle nostre case italiane. Adesso, per estenderci a livello internazionale, vogliamo provare a fare la stessa cosa con gli expat. Quindi, così come facciamo la cucina casalinga italiana nelle nostre case, lavoreremo con cesarine in Germania, negli Stati Uniti delle due coste, che sono i nostri clienti principali, in UK, in vari paesi in Europa e negli Stati Uniti, per sostanzialmente far provare ai nostri clienti e ai nostri turisti
la vera cucina tradizionale italiana anche all'estero. Anche all'estero. A Questa cosa è proposito di molto bella perché estero, vogliamo... scusami Come? Davide, ma io ti sento davvero male, perdonatemi. No, abbiamo capito tutto ed è stato non chiaro, di Vogliamo più. estendere il progetto con gli expat italiani in tutto il mondo e fare provare la nostra vera cucina, che è quella delle famiglie italiane, In tutto negli il Stati mondo. Uniti, in Germania, laddove ci sono famiglie italiane, e quindi portare lavoro anche a loro. E questa è una grandissima iniziativa, e poi perché no, capire anche qualche piatto tipico che all'estero, come è successo anche in questo caso, che all'estero è nato e poi lo abbiamo fatto nostro. È un po' il gioco delle sinergie. Intanto grazie Davide, ti ringrazio per essere stato con noi. E A voi, scusate lo scarso collegamento, è un piacere quando le cesarine ci saranno sempre. Ci saranno sempre, e questa sarà sempre la vostra casa, la tua casa, quindi quando vorrai tornare sarà solo che un piacere. Che bello. Davide, grazie davvero. Molto felice. Anche per noi è stato bellissimo conoscerti e non ci lasceremo. E a proposito di stranieri e di pasta, ma Rossella, anche tu hai incontrato stranieri, non solo, giovani e meno giovani, appassionati e tanto dell'imparare la nostra cucina, così come i ragazzi che abbiamo visto. Sì, assolutamente. Io lavoro principalmente con i turisti. Messina è ha un importantissimo hub croceristico, e quindi il mio pubblico sono i turisti, e molto, diciamo, le mie esperienze vengono comprate dai turisti provenienti dagli Stati Uniti all'80%, e la restante parte dal Canada e dall'Australia. Infatti, I piatti che piace preparare di più? Allora, perché in Italia siamo conosciuti per la pasta, quindi l'esperienza che va più per la maggiore è l'esperienza della pasta fresca. Loro arrivano a casa, li accolgo con un buon espresso, che quello non fa mai male, si mettono a loro agio e cominciano poi a mettere proprio le mani in pasta e preparare da zero la pasta fresca. E sulle note di Dezzamore di Dean Martin si impasta, si canta, e facciamo 3 formati di pasta di tipi diversi: gli spaghetti, le fettuccine e i ravioli, conditi con sughi diversi, chiaramente conditi con sughi tipici della mia terra. E poi si pranza tutti insieme e si condivide. A proposito di sughi, a questo punto facci sognare, per non dire altro, definitivamente. Sugo preferito? Sugo preferito è la pasta. La norma. Questo audio che va via sempre nel momento meno opportuno, proprio sul più bello. La norma, pasta alla norma. Sì, pomodoro fresco, tanto basilico, melenzane fritte, ricotta infornata. Questo è il must della cucina messinese. E poi andiamo avanti con un pesto siciliano fatto di ricotta, pomodorini, basilico, pinoli. E poi facciamo i ravioli con burro e parmigiano, una salsa al burro e parmigiano. Tutto questo si conclude con un meraviglioso tiramisù, oppure cannoli o paste di mandorla, che sono proprio tipiche della mia città. Un colpo di grazia, di bellezza, bontà e di... ma anche di leggerezza, perché la leggerezza poi sta in quello che noi viviamo, in quello che ci mettiamo. Questa idea anche di colonna sonora, un Dezzamore che ti accompagna davvero sulle note più belle di questa nostra italianità raccontata nel mondo, e poi i piatti tipici e la voglia di condivisione, c'è veramente tutto, e questo è il senso di quello che stavamo dicendo, e a tutto questo ci dobbiamo aggiungere le materie prime, Gabriella, di cui parlavi. E dopo questa carrellata di bellezze, di protagonisti, ma se dovessi fare una domanda vale per tutte e due, lo chiedo prima a Rossella, che è collegata con noi. Rossella, una domanda secca, però voglio una risposta secca e sincera. Che cos'è per te la cucina? Se dovessi dare una definizione breve ma intensa. La cucina è tradizione, è cultura, è condivisione. In cucina ci si raccoglie, ci si racconta la vita, ecco. Si racconta la vita sì, anche quella che vogliamo raccontare a nostra volta, è proprio così, è il senso di tutto quello che abbiamo detto. Sì, Gabri. è vero.
È vero. E se dovessimo invece consigliare a chi vuole avvicinarsi a questo mondo, i nostri giovani, i nostri ragazzi, ma anche anziani che hanno voglia, invece di riprendere la pittura verso i 70 anni e ritornare a cucinare, come è successo a chi tu hai conosciuto, che cosa possiamo consigliare? Che c'è sempre tempo, e questo è certo. Assolutamente c'è sempre tempo. Poi in realtà mi stai facendo venire in mente una cosa che ho scritto e ho anche postato sui social giorni fa, che in realtà la cucina è come dipingere. Al posto dei colori puoi usare le materie prime, e più le materie prime sono interessanti e hanno anche una profondità, no? Addirittura sonora, addirittura dei profumi, no? Delle parti aromatiche, e più quest'opera diviene bene. E quindi e tra l'altro ti fa sentire anche una sorta di alchimista, perché tu attraverso degli ingredienti che puoi anche mettere in maniera caotica, no? Su un piano di lavoro, poi crei un piatto che è armonico, e quindi è una magia, è come una magia. Magia pura che oggi abbiamo dedicato, regalato ai nostri telespettatori. E Rossella, noi salutiamo attraverso te, Messina, tutti gli ospiti, tutti i turisti che tu accogli nella tua casa, sperando di venirti a trovare presto. Ma se tu ti trovassi da queste parti, vuoi venire non solo a Casa Italia, ma anche ad imparare con me, con i nostri autori e le nostre autrici, ci stiamo prenotando tutti da Gabriella. Sì, e poi vi aspetto in Gustoteca, esatto, a Castel San Pietro Romano. Vieni da queste parti, così impariamo insieme e condividiamo anche questo. Rossella, ti aspetto. Grazie. Io vi saluto e grazie per questo spazio che mi avete dedicato. Ci stata. E noi che dirti, Gabri? Io non vedo l'ora di rivederti già, ma ci rivediamo prestissimo, anche fuori da questi schemi, perché dobbiamo raccontare ai nostri telespettatori quanto abbiamo messo a frutto tutto questo racconto e quanto abbiamo imparato anche noi dalle tue meravigliose parole. Ti ringrazio. Io prima di tutti. È stato davvero un piacere infinito, lo è sempre, e ci vediamo presto. Intanto chiudo.